Come prima, più di prima, t'amerò. Per la mia vita ti darò. Come vi chiamate? Francesco, mi chiamano Ciccio. Quanti anni avete? Io sono a maggio compisco 75 anni. Io a 18 novembre. Quanti? 75. Dove siete nati? Io sono nato in questa casa, a Rocca Monfina, via Merini Terzi, numero 47, proprio in questa casa. Lei? Come la fredda? E che lavori avete svolto nella vostra vita? Io ho fatto l'impiantista, ero idrotermotecnico, ho fatto le scuole, il professionale. Dopo il servizio militare sono andato in Canada, mi sono sposato e sono andato in Canada. E lì ho proseguito il mio mestiere. Mentre lei? Casalinga. Potete dirmi come erano svolti i lavori in famiglia, come erano divisi quando eravate magari più giovani? Io facevo il mio lavoro era sempre fuori, un po' da una parte, un po' dall'altra. Tanto sia in Canada, poi quando sono ritornato qua la stessa cosa, perché facevo lo stesso mestiere e mi capitava andare a lavorare dappertutto. Lei invece aveva sempre a casa, mi può dire i lavori che svolgeva maggiormente, oltre appunto a accudire i figli? Piccole cose di casa, qualche capriccio di mangiare, queste cose qua. Potete dirmi su cosa si basava la vostra alimentazione in Italia durante la vostra giovinezza? Mia madre teneva un menù della settimana e incominciava il lunedì con il pesce, poi martedì, mercoledì faceva fagioli, pasta e patate, il giovedì la carne, a base di carne, il venerdì di nuovo il pesce, però un'altra qualità di pesce, il sabato il brodo e la domenica il pranzo insomma, della domenica, insomma, con la carne e altre cose, insomma. Questo era il menù della settimana e più o meno girava sempre in questo modo, insomma. Si viveva bene, vivendo bene si mangiava, insomma, per i tempi che correvano, si mangiava anche bene, insomma. Io abitavo qui a casa con mia madre, con la famiglia. Noi eravamo una grossa famiglia, 10 figli. E con noi poi mio padre, mia madre e c'era anche una zia, una sorella di mia madre. Quindi in tutto eravamo 13. Però siccome mio padre era un impiegato postale, aveva lo stipendio, e vivevamo in questo paese, insomma, più o meno si stava bene. C'avevamo pure un po' di proprietà, la casa era propria, era nostra. C'era qualche particolare pietanza che magari gradivate di più rispetto a un'altra? Lasagne fatte in casa. No, ma loro era una famiglia di contadini e quindi si mangiava molto bene, poi facevano il maiale, facevano la salsiccia, facevano i prosciutti, facevano il formaggio perché tenevano anche le mucche e facevano dei pranzi proprio originali e naturali che a me piacevano tanto. Era tutto naturale e tutto fatto per bene, insomma, le pietanze antiche che poi le aveva presa dalla nonna, insomma, e via di seguito. Gli alimenti che consumavate a colazione di solito, quali erano? Io dico la verità, a colazione un po' di latte, ma non sempre, perché spesso mi faceva venire il mal di pancia. Allora prendevo il caffè, come d'abitudine il caffè e basta, e poi si andava direttamente a pranzo, insomma, a mezzogiorno, l'una, insomma, si mangiavano d'abitudine. E la sera poi si faceva la cena più semplice, cioè a base di insalata, a base di... spesse volte mia madre faceva gli interiori di agnello, le mele cotte, a volte faceva la farinata, e insomma tutte queste cosette qua. Invece lei che cosa consumava per esempio a colazione? Latte e caffè, e faceva E non mettavate tipo qualcosa all'interno del latte? pane, biscotti, dipende. Se c'erano, se non c'erano. A pranzo pasta e fagioli. C'erano delle attività
che facevate durante la giornata, che però erano più ricreative. Si andavamo per esempio qua è un paese di collina in montagna con tutti i castagni, e poi allora noi da ragazzi andavamo a prendere anche i nidi degli uccelli sulle piante, andavamo per fragole, a fare le fragole nei boschi. C'erano delle pietanze che erano dedite specificamente appunto alla domenica, alle festività? Oh, la domenica corrente comunque era un pranzo migliore di quello della settimana, naturalmente, perché a posto di fare solo primo e secondo si faceva primo, secondo e terzo, contorni ed altre cose, e poi più delle volte variava da domenica a domenica, però sempre dei pranzi ricchi, diciamo, accompagnati con pietanze di carne e di altra roba. Le feste naturalmente No. differenti. E poi le feste, allora le feste ai tempi di mio padre, le feste era la cosa più importante che esisteva, perché non c'era la televisione, non c'era... Ricordo che facevano delle feste che duravano, si cominciava a mangiare a mezzogiorno, insomma all'una, alle 13, quando finiva per esempio la processione, e alle 7 di sera si stava ancora a tavola. I musicanti Facevano dei pranzi che portavano persino 10 portate, 10 pietanze, insomma, 10-15 pietanze di tante cose, insomma, di tante varietà. Poi c'erano gli invitati, amici, parenti, le feste, e noi capitava delle volte che c'erano persino 40 persone a mangiare a casa. E come gestivate i pranzi con tutte queste persone? No, si gestivano perché era una cosa bella, il pranzo era la cosa principale a quei mesi, ai tempi di mio padre. Il pranzo era la cosa principale di ogni famiglia, insomma, diciamo, e si gestivano in questo modo. Poi per esempio, non so, mio padre teneva gli invitati suoi, amici e parenti, e poi mio padre a sua volta lo invitavano, tutti questi che facevano il cambio, cioè, era come un giro, diciamo, e le signore giustamente facevano mancare a chi faceva il pranzo migliore, naturalmente. Era come la sfida, era come... Al pranzo era la cosa principale di una famiglia, perché poi c'era poca altra roba, cioè la festa si intendeva dopo in quello, insomma, la festa principale. Un paio di piatti che vi ricordano i vostri nonni? Tanti piatti, perché noi in mangiare se ne faceva tanto, no? La crema bianca, la crema cioccolata, la crema gialla, questo mi ricordo come faceva mia nonna le feste. Ma io veramente mangiavo, io allora e anche oggi preferisco la pasta, tanta pasta come preferenza, però poi non so, i pranzi ben fatti, mia madre ci teneva tanto, cucinava benissimo. E poi la nonna, la mamma di mio padre, queste cose le sapeva fare, insomma, faceva tanti di questi pranzi che era difficile scegliere. E poi il menù, come ho detto prima, di casa nostra era variegato, non era mai lo stesso, si cambiava spesso, e quindi il pranzo era buono quello, era buono l'altro, quando tu cambi, insomma, è sempre piacevole, naturalmente. Mia madre solo la trippa, la faceva di 7 specie, e una più saporita delle altre, e una più buona dell'altra, insomma, me lo ricordo tanto questa qua, che piaceva. Però faceva tante altre cose, insomma, l'agrodolce, il case uova, faceva dei ragù speciali imbottiti, insomma, delle cose che... E poi li facevano... C'erano i tiani, diciamo noi, i tiani a 4 maniche di creta, grandi così, e veniva cotto tutto là dentro, e si sentiva un profumo, perché poi prima si faceva sui carboni, si faceva
e il mangiare era molto più lento, era molto più, si metteva molto più tempo a fare questi pranzi e cose, però la cottura lunga secondo me era la più saporita, perché io mi ricordo, o perché era in un'infanzia, o perché mi ricordo che il mangiare di allora era più saporito di quello di oggi. I fagioli li facevano nella pignata. Ancora oggi lei dice, prendila, faccela vedere. Pure stamattina fatti i fagioli nella pignata, squisiti, vicino al fuoco qua, è veramente una cosa straordinaria con questa qua. E infatti oggi abbiamo mangiato fagioli, fave e fagioli. È un altro sapore, è un'altra cosa. Quali sono le differenze dell'alimentazione rispetto a prima? Io con i miei gusti ho provato a non cambiare, assolutamente. E cerco, quando mia moglie o perché non le va, o perché diciamo, non so, vuole fare, io subito mi arrabbio, io sono contrario a cambiare. Io voglio mangiare come mangiavo prima. Ogni giorno voglio mangiare una cosa nuova, il mangiare deve essere cotto e mangiato, non mi piace mangiare quello del giorno prima, assolutamente. Tutte quelle cose come si faceva prima, cioè a me nel mangiare sono tradizionalista, mi piace il mangiare come lo faceva mia madre, eppure mia moglie lei lo fa tanto bene, lo sa fare quando le va. I cibi sono tutti Lei le differenti, piace di fare da mangiare quando sta sono bene. differenti, c'è meno tempo per dedicarsi alla cucina oggi. Utilizzavate erbe o cibi spontanei appartenenti alla vita contadina? Le nostre erbe, parecchie di queste, non so, il timo, lo facciamo noi stessi, lo vado io a fare in montagna, il timo, l'origano e altre erbe che noi, naturali che noi troviamo, è tutta un'altra cosa, non ha nulla a che vedere con quello che si vende naturalmente. E altre erbe, noi queste cose le usiamo ancora come una volta, insomma, il finocchietto, l'anise, tutte queste erbe qua noi le usiamo ancora tanta. E ci dà il sapore. Poi abbiamo le olive nostre, l'olio nostro che è tutta un'altra cosa. Le olive nostre, facciamo le olive che sono differenti da quelle che tu compri, ma perché sono trattate e noi non le trattiamo. Oppure il terreno che è differente, non lo so, insomma, però a me piace tanto questo. Abbiamo mantenuto le tradizioni di una volta, insomma. Avete mai allevato animali? Sì, io ho le galline, ho le oche le oche del Campidoglio, le do il grano turco e poi le faccio l'erba del giardino. Il grano turco, quello lo compro naturalmente, e poi lo do l'erba del giardino. Tutti i giorni faccio la stessa cosa, naturalmente. C'era qualcosa che mangiavate prima che adesso non mangiate più? Io penso più o meno no. Hanno mantenuto le tradizioni. Il sapore forse è un po' cambiato, ma io penso che anche l'età, anche c'è il palato che cambia, però non di tanto, insomma. Qua abbiamo tutto che avevamo una volta, non abbiamo niente. E poi ce lo coltiviamo noi, ci prepariamo, almeno fino a che ce la facciamo, ci prepariamo l'orto, il giardino. E allora facciamo i nostri pomodori, il nostro prezzemolo, la salvia, la menta, tutta roba nostra che coltiviamo noi nel nostro giardino, tutta roba naturale naturalmente, queste cose qua, il sedano, è tutto un altro sapore. Questo che coltiviamo noi, non lo so perché, o è il terreno, o è perché lo facciamo naturalmente, non lo so perché, però il sedano, l'origano, tutto nostro, insomma, tutti i pomodori, hanno un altro sapore da quello che si compra, non lo so perché. Abbiamo le piante di mele, le piante di pere, abbiamo l'uva, le ciliegie, i fichi, abbiamo tante piante di fichi e tante specie, 7-8 specie di fichi, le nocciole,
le castagne, e poi questo è il paese delle castagne, solo che è un periodo che siamo sfortunati, c'è una malattia, ma ora piano piano si sta riducendo, insomma si sta... Cosa pensate che sia la dieta mediterranea? Per me, mi posso anche sbagliare perché ognuno ha i suoi gusti, per me è la migliore, senza dubbio, per me è la migliore. Però posso dire, già che ha nominato il Canada, io là per un bel periodo ho fatto l'impresa, ero un piccolo impresario naturalmente, e là purtroppo quando si fanno questi lavori si fanno anche dei pranzi di amicizia, di conoscenza, pranzi di lavoro, pranzi diciamo così, e anche loro, anche i canadesi, i pranzi che più preferivano e desideravano erano i pranzi dei ristoranti italiani, la dieta mediterranea in assoluto. Era la più rinomata dove stavo io a Montreal, era la migliore sotto tutti i punti di vista. Anzi, posso dire una cosa, che una volta che c'è stato un convegno con tutte le imprese, col primo ministro, e allora era... aspetta, Pierre Elliott Trudeau si chiamava, sì. Pierre Elliott Trudeau, al tempo che io stavo in Canada, e abbiamo mangiato al Bonaventure Hotel, che allora era il migliore albergo e ristorante di Montreal, e la dieta, il pranzo era mediterraneo, e il maître di hotel era un italiano, e al tavolo, su tutti i tavoli, però al tavolo d'onore, diciamo, c'erano i vini, non lo dimentico mai, offerto poi da noi, e me li fecero scegliere proprio a me perché ero italiano, erano i vini, i Chianti, allora, i Chianti DOC, che se non sbaglio Rufina Chianti DOC, che allora era il migliore vino che tenevamo in quell'hotel, naturalmente. Ricordo pure che andavo spesso a mangiare a un altro ristorante che era molto rinomato a Montreal, e i canadesi facevano qualsiasi cosa per mangiare lì. Bianca e Franco ristorante si chiamava al tempo, che faceva espressamente la cucina mediterranea, italiana, insomma. Mangiare lì, anche se le ricette il sapore non era lo stesso, anche se le ricette erano le stesse, precise, forse era l'aria, l'ambiente differente, cioè, non è la stessa cosa. perché loro lo curavano per bene le cose, però per noi che avevamo il palato nostro italiano naturalmente, per noi non era lo stesso sapore, non è che c'era una grande differenza, comunque era differente, il nostro era più buono. Cioè in Canada, almeno a Montreal dove stavo io, l'importazione delle materie prime erano tutti dei migliori, il formaggio, il parmigiano DOC, la pasta Barilla ed altre paste di prima qualità, i pomodori pelati del napoletano, insomma tutte queste cose qua, loro importavano tutte queste cose buone. Però comunque quando lo mangiavi al palato nostro non era la stessa cosa, con una piccola differenza, però non è che non era buono, era buonissimo, anzi là era la specialità, però noi, almeno a me mi faceva questa differenza, quando mangiavo in Italia il pranzo italiano, come infatti quando io venivo in vacanza in Italia, che sono venuto tante volte durante quel periodo, io mi facevo delle scorpazzate proprio. Sì. Pure il caffè, per esempio, loro facevano l'espresso, era la perfezione, il migliore caffè che correva, no? Però il sapore del caffè non era il sapore, non era lo stesso, insomma. Almeno sarà stata pure un'impressione, però non ero solo io che dicevo queste cose. È la voce di popolo proprio. Com'è cambiato il vostro stile di vita quando siete andati in Canada? Ogni tanto andavamo a mangiare in questi piccoli ristoranti canadesi, insomma, dove si facevano gli hot dog, gli hamburger, i submarini, li chiamavano loro, smoke meat, tutte queste cose qua. E poi quando sono nati i bambini, perché noi siamo sposati e siamo andati in Canada,
e lì poi c'erano nati tre figli. E quando insomma sono incominciato a crescere, a loro gli piaceva tanto che io li portavo in questi ristorantini a mangiare queste cose, le popcorn, gli hot dog, tutti questi pranzi, a loro gli piaceva tanto. E tanto è vero, ancora oggi li fanno qui, hanno conservato ogni tanto qua, fanno la spesa di tutte queste cose e si fanno le cene allo stesso modo. Io pure, non so, lo mangio pure qualcosa, però non è che lo desidero come mangiare nostro, insomma. No, a me piace. No, a lei piace. Infatti pure là lei se la devo portare spesso. E le bistecche del Canada. Napoletana. Là la bistecca era la specialità loro, insomma, e veramente erano buone, insomma. E gli spuntini? Normalmente si facevano le uova con la pancetta. Mi ricordo che si chiamavano bacon, non so, bacon, insomma, la specialità della mattina era le uova con la pancetta. Sì. Questa, si mangiava lì. Là, almeno per quello che mi ricordo io e per i tempi che ho vissuto io, là a mezzogiorno erano pochi che mangiavano, erano pochi, cioè, il pranzo era la sera. Poco tempo. Il pranzo era la sera, a mezzogiorno a mezzogiorno si consumavano i panini, loro li chiamano sandwich, li chiamavano loro. Io però non mi ci sono mai abituato. Mia moglie faceva di tutto per abituarmi a questo tipo, io invece glieli riportavo tutti indietro e lei si arrabbiava, Però io preferivo mangiare bene la sera per bene, come si diceva a tavola, il pranzo fatto per bene, e non mangiare il panino durante il giorno. Ma c'erano degli alimenti in Canada che preferivate rispetto all'Italia? Uno dei prodotti tipici canadesi è lo sciroppo d'acero. Jus d'érable lo chiamavano loro, però a me non è che piaceva tanto. Io mi bevevo il vino. A me la carta di Milano, Io mi bevevo il vino. la carta di Milano. E ha cercato comunque di riprodurla o comunque trovarla qui in Italia o in Canada? Canada. Biscotti, l'ho fatta io. No, io ogni tanto preferivo andare a mangiarmi la bistecca nelle brasserie. E volete dire qualcos'altro? Volete aggiungere qualcos'altro? Qualche aneddoto, qualche E curiosità? Canada è un paese bellissimo. No, a me piaceva tanto. Naturalmente secondo me è uno dei paesi più belli del mondo come natura. Io andavo a caccia, spesso a caccia con gli amici e a pesca. Addirittura in alcuni posti si prendevano i pesci con le mani ed era bellissimo. Poi c'erano tutte le qualità di pesci, c'erano tanti fiumi e laghi, foreste immense, si faceva tanta caccia di selvaggina di tutte le specie, insomma era il paese della natura. Quindi ci tornerete? La vita in città non è che mi piaceva tanto, era un poco per noi abituati in questi paesi in Italia, per noi era una vita secondo me troppo evoluta, con poca morale, diciamo, ecco. Noi eravamo abituati con una morale differente naturalmente. Però la vita naturale, infatti io la fine settimana uscivo sempre fuori, andavo sempre fuori o a pesca o a caccia insomma questo qua. Una cosa che mi piaceva, ogni tanto lì facevano una specie di feste nelle brasserie e facevano per esempio, non so, uno speciale con le bistecche, formaggio e birra, insomma invitavano tanti amici, eppure per esempio facevano le partite tostriche. Lo stesso, sempre queste brasserie organizzavano per farsi la clientela, era bello, a me piaceva tanto questo, però ogni tanto le facevano queste cose, perché si stava con gli amici, si beveva la birra queste cose speciali che noi qua in Italia allora non... Quindi se mi dovesse dire se preferiva di più la vita lì o qui in Italia? Sarà una malattia, io non so stare lontano dall'Italia e precisamente non so stare lontano da Rocco Monpina. Come infatti io sono stato 10 anni a Firenze e a me piaceva più Rocca Monpina. Ho vissuto nel Mugello 10 anni, bellissimo, rinomato in tutto il mondo, però a me piaceva più. Sono stato 6 mesi a Berlino e lo stesso mi piaceva più Rocca Monpina. Sono stato 6 anni al parco
Montamiata a Grosseto, è uno dei parchi più grandi d'Europa, è rinomato anche questo in tutto il mondo. C'erano i castagni, però a me piaceva più Rocca Montina. Non sono stato mai capace di stare lontano da Rocca Montina. E poi è bello perché stiamo in montagna e siamo più o meno a 10 km dal mare. È rarissimo trovare questo, è bellissimo. Sempre lì a Grosseto stavamo in montagna come Rocca Montina, con i castagni, però la prima spiaggia stava a 100 È una cosa generale. a 100 km la prima spiaggia. Il primo mare stava a 100 km, era un'altra aria, un altro modo di vita. A me piaceva più Rocca Montina. E spero che per voi sia stato anche un momento di svago e di comunque una passeggiata nei ricordi, e spero che vi siate divertiti. Vi ringrazio molto. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente